mi è capitato di nuovo di provare un inchiostro profumato della Herbin, il Parfum Violette, il colore violetta. Che dire, innanzitutto, visto che è un inchiostro profumato, partiamo da quello, un profumo deciso, intenso, penetrante, un po' troppo forte per le mie delicatine narici, lo ammetto. Ho un olfatto abbastanza sviluppato, anzi molto sviluppato, e quindi trovo questo davvero penetrante. Dopo un po' devo allontanarmi e quindi direi risultato ben centrato, anche perché sarà forse penetrante, però il profumo è quello, l'odore è quello di una violetta. La tinta, l'avete vista, è invitante, è bella, piena, satura, sembra proprio quella, con molti riflessi magenta, rosa carico, ovviamente invece andando verso la parte più scura, una melanzana, un violaceo decisamente impenetrabile che poi si fonde al nero, ma anche a quel miscuglio di blu e viola che caratterizza un po' di inchiostri. Questo ovviamente per quello che possiamo osservare. Il calamaio è quello classico, tipico della Herbin, molto gradevole, mi piace parecchio, magari l'imboccatura sì, è quella che è, però c'è quella svasatura per appoggiare la penna. È tanto di guadagnato. A proposito di penna, sto utilizzando il portapenne che molto gentilmente mi ha regalato Roberta. Bene, parliamo dell'inchiostro, dove l'ho caricato sulla mia fedelissima Aldo Domani. La Monteverde Aldo Domani, ve ne ho già parlato e la ritrovate spesso nei miei video perché c'è poco da fare, scrive bene, poca spesa, tanta resa. Sì, scrive bene. Il pennino è un pennino più che mai onesto e generoso, un tratto medio, pieno, rotondo, la penna è ben bilanciata, leggermente più pesante perché ci sono delle ampie componenti in metallo e quindi insomma la vedete comparire spesso. Eccolo qua l'inchiostro, ma è proprio come lo avevo visto nel calamaio? Insomma, è vero che questa carta tenderebbe un po' a spegnerlo, è una carta economica, però mi sembra meno saturo, meno deciso. Soprattutto, vedete, man mano che sto scrivendo c'è una componente ciclamino ben evidente che asciuga presto ed ecco che arriva il viola. Arriva questo color violetta che è molto più centrato di quello che vedevo nel calamaio. In un certo senso era quello che non era in linea con le aspettative. Quindi bene, e anche il profumo, che voi non potete sentire, sta inebriando un pochettino la carta e la stanza. Un inchiostro come tanti Herbin, quindi votato alla scorrevolezza, un inchiostro abbastanza liquido piuttosto che viscoso, quindi per esempio va a nozze con un pennino come questo e come tanti altri pennini che scorrono senza fatica, quindi se dovete scrivere eccetera, è un inchiostro particolarmente indicato. Magari non ha quelle variazioni, quei guizzi, quelle sfumature che altri inchiostri riescono a mettere in campo, però anche questo, sapete che man mano che vado avanti col tempo, da una parte mi piace se sono ben fatte, proprio realizzate bene gli shading di alcuni inchiostri, altrimenti un bel inchiostro che sia regolare, omogeneo nel tratto, nella copertura, non mi dispiace affatto. Questo è uno di quelli. Sebbene la tinta forse non è tra quelle che sceglierei prime fra tutte, perché ci sono altri colori che mi piacciono di più. Però è molto piacevole scrivere con questo inchiostro, lo trovo distensivo anche ad una rilettura. Provate a guardare le prime righe, quelle in alto, come sono ancora diverse, come l'inchiostro ormai asciugato della parte liquida sia davvero un bel viola. Mi ricorda quei petali delle prime violette che arrivano sul manto erboso a primavera, sono proprio di quella tinta. Brava Herbin. Però è anche vero che questa caratteristica di liquidità
quando fin tanto che non viene asciugata, purtroppo, ahimè, trapassa un pochettino il foglio. Una carta come questa da 70 grammi, se vado a vedere gli attacchi del pennino e le esitazioni che ho avuto, quindi quando si rallenta eccetera, come potete vedere lascia qualche segno, e allora cerchiamo una carta con un coating un pochettino migliore, con una grammatura leggermente maggiore. Andiamo a vedere sulla carta Rhodia. Sulla carta Rhodia è facile individuare come la tinta sia ancora più centrata anche quando l'inchiostro è fresco. In questo senso la carta è migliore perché ci fa vedere subito quella che è la tinta. Soltanto nelle zone di maggiore saturazione, come avete visto il ripasso sui petali dei fiori, c'è quell'accento un po' al magenta, al ciclamino, che però poi svanisce presto. Anche in questo caso, come per l'altra carta, basta attendere meno di un minuto per ottenere la tinta quella che è quella propria dell'inchiostro. Come sempre completo la mia prova su una carta avoriata. Si tratta del blocco Penco, una carta decisamente avoriata. Per chi non la conoscesse, ricorda molto da vicino la carta Quo Vadis del blocco Habana, quindi una crema, un avorio, decisamente convinto. Forse non è il miglior abbinamento, nel senso che non mi ha soddisfatto tantissimo, mi aspettavo un risultato diverso, però come vedete mantiene la sua caratteristica, il nostro inchiostro, viene leggermente addolcito, smorzato da questa tonalità giallognola, crema della carta. La scorrevolezza però è assolutamente da primato, perché la carta è una carta di estrema qualità, e ancora una volta un inchiostro come questo ed un bel pennino come quello dell'Aldo Domani sono una bella accoppiata, sono garanzia di scrittura. Non mi sono dilungato tanto nelle caratteristiche dell'inchiostro, perché è un Herbin come tanti altri, per fortuna detto nel modo migliore, cioè la qualità c'è, inchiostri abbastanza scorrevoli, piuttosto che densi, piuttosto che oleosi. E qui, vabbè, ve l'ho detto prima. Grazie Roberta per il portapenne, un saluto a tutti quanti, cari amici, vi aspetto ai prossimi video, vi lascio alle immagini se volete avere qualche compendio in più su questo inchiostro. Saluti inchiostrati.